L'invito di nozze rimase sul bancone della mia cucina per 3 settimane prima che riuscissi a trovare il coraggio di aprirlo. Non perché non volessi celebrare il matrimonio di mio figlio, ma perché sapevo cosa significava aprire quella busta. Significava affrontare il fatto che Tyler stava andando via, davvero via, per entrare a far parte di una famiglia che aveva tutto ciò che io non ero mai riuscito a dargli. Mi chiamo Roberto Hayes. Ho 52 anni. E negli ultimi 28 anni ho lavorato come supervisore alla manutenzione alla Riverside Manufacturing. Non è un lavoro affascinante. Riparo macchinari rotti, gestisco una squadra di 6 bravi uomini e mi assicuro che le linee di produzione continuino a muoversi. Timbro il cartellino alle 6 del mattino ogni giorno, proprio come faccio da quando Tyler aveva 2 anni e sua madre uscì dalla porta senza voltarsi indietro. Quella mattina se ne andò. Angela non fece nemmeno una valigia. Prese solo la borsa, mi guardò mentre tenevo in braccio nostro figlio addormentato e disse 5 parole che avrebbero definito i 3 decenni successivi della mia vita. Non ce la faccio più. I documenti per il divorzio arrivarono per posta 2 settimane dopo, insieme alle carte per l'affidamento che mi concedevano la piena potestà genitoriale. Non voleva l'affidamento condiviso, non voleva visite. Voleva uscire completamente e per sempre. Così diventai madre e padre per un bambino di 2 anni, mentre lavoravo a tempo pieno in una fabbrica che pagava appena abbastanza per tenerci a galla. Imparai a cucinare maccheroni e il formaggio in 50 modi diversi. Divenni un esperto nel rattoppare jeans strappati e nel togliere i segni dei pastelli dai muri. Imparai a farmi le trecce da solo per il giorno delle foto, perché Tyler insisteva che voleva sembrare la sorella della sua amica. Ero pessimo, ma Tyler portava quelle trecce storte con orgoglio. L'invito di nozze era fatto di cartoncino pesante ed elegante, con scritte in rilievo. La fidanzata di Tyler, Vanessa Morrison, veniva da una famiglia ricca sul serio. Suo padre, Carlo Morrison, era il proprietario di Morrison & Associates, un prestigioso studio legale in centro. Sua madre, Patrizia, aveva un dottorato in economia e insegnava all'università. Vanessa stessa si era laureata alla summa cum laude in una scuola della Ivy League ed era già avviata verso la partnership nello studio del padre all'età di 26 anni. E poi c'ero io, diploma di scuola superiore, supervisore di fabbrica, che aveva cresciuto un figlio in un appartamento con 2 camere sopra la ferramenta Murphy. Tyler aveva conosciuto Vanessa 3 anni prima, quando la sua piccola startup tecnologica aveva bisogno di consulenza legale. Aveva costruito quell'azienda dal nulla, programmando nel nostro soggiorno notte dopo notte, mentre io gli portavo caffè e panini. Era brillante, il mio ragazzo. Era riuscito a frequentare il college comunitario e poi l'università statale grazie a borse di studio e determinazione. Tutto ciò che aveva ottenuto se l'era guadagnato da solo. Ma sapevo cosa pensava di me la famiglia di Vanessa. Tyler lo aveva accennato con cautela, cercando di addolcire il colpo. Papà, giusto perché tu lo sappia, i Morrison sono piuttosto formali. Tengono molto ai titoli e all'istruzione. Non lasciarti influenzare, va bene? Il matrimonio si tenne nella tenuta Grandview, uno di quei posti che avevo visto solo sulle riviste. Una villa immensa con giardini curati, una sala da ballo con lampadari di cristallo e una lista di invitati che sembrava un elenco dei professionisti di successo più importanti. Noleggiai un abito che non mi stava proprio bene. Comprai scarpe nuove che mi stringevano i piedi e guidai il mio camioncino di 15 anni fino alla location. Quando arrivai alla sala del ricevimento, una giovane donna con una clipboard mi chiese di seguire. Nome, per favore. Roberto Hayes. Sono il padre dello sposo. Scorse l'elenco, trovò il mio nome e mi accompagnò a un tavolo vicino al fondo. Non al tavolo d'onore dove sarebbe stato Tyler, nemmeno vicino alla parte anteriore. Il mio tavolo era sistemato dietro una colonna decorativa, parzialmente nascosto rispetto alla scena principale. Quello avrebbe dovuto essere il mio primo avvertimento. Gli altri invitati al mio tavolo erano abbastanza cordiali. Operai di fabbrica che avevo invitato. Mio fratello Dino e sua moglie Susanna, la mia vicina, la signora Patterson,
che aveva fatto da babysitter a Tyler quando era piccolo. Eravamo la sezione dei colletti blu, separati da avvocati, medici e dirigenti d'azienda che riempivano i tavoli più vicini davanti. La cerimonia fu splendida. Tyler era bellissimo nel suo smoking, gli occhi luminosi di felicità mentre Vanessa percorreva la navata con un abito che probabilmente costava più di quanto io guadagnassi in 6 mesi. Piansi guardandolo pronunciare i voti, ricordando il bambino che si infilava nel mio letto durante i temporali, che mi faceva biglietti per la festa del papà con omini stilizzati e troppa colla. Ma fu al ricevimento che tutto crollò. La sala era magnifica. Tavoli rotondi coperti da tovaglie color avorio, centrotavola di rose bianche e orchidee, servizi con più forchette e cucchiai di quanti sapessi usare. Al tavolo d'onore, Tyler e Vanessa sedevano circondati dal corteo nuziale. Tutti ridevano e brindavano con champagne che arrivava in bottiglie dai nomi per me impronunciabili. Trovai il mio posto al tavolo 14, nascosto dietro quella colonna, ed è allora che lo vidi. Ogni coperto aveva un segnaposto, eleganti cartoncini con calligrafia che annunciavano il nome di ogni invitato. La maggior parte diceva cose semplici. Dottor Riccardo Morrison per lo zio di Vanessa. Giudice Patricia Anderson per un'amica di famiglia. Direttore Giacomo Walsh per uno dei colleghi di Carlo Morrison. Il mio segnaposto era lì davanti a me come uno schiaffo in pieno volto. C'era scritto: Roberto Hayes, operaio manutentore con bassa istruzione. Finto padre. Fissai quelle parole, leggendole e rileggendole, mentre le mani cominciavano a tremarmi. Padre finto con bassa istruzione. Qualcuno aveva richiesto apposta quel cartoncino. Aveva pagato perché quelle parole venissero stampate. Aveva deciso che quello fosse il modo in cui dovevo essere identificato al matrimonio di mio figlio. Rob, che diavolo è questo? Mio fratello Dino stava guardando il segnaposto con una rabbia crescente. Hai visto cosa hanno scritto sul tuo cartoncino? La signora Patterson lo prese in mano, il viso che diventava rosso. È vergognoso. Assolutamente vergognoso. Chi potrebbe fare una cosa del genere? Alzai lo sguardo verso il tavolo d'onore. La madre di Vanessa, Patricia Morrison, stava osservando il nostro tavolo con un sorriso che si poteva descrivere solo come soddisfatto. Si chinò verso il marito, Carlo, gli sussurrò qualcosa, e poi guardarono entrambi nella mia direzione. Carlo sollevò leggermente il calice di champagne, in un brindisi beffardo. Poco distante sedeva il fratello di Vanessa, Preston Morrison, un avvocato aziendale che fin dal primo incontro aveva reso chiaro quanto trovasse divertente la mia stessa esistenza. Stava indicando il mio tavolo, dicendo qualcosa agli ospiti intorno a lui. Tutti si voltarono a guardare, e diversi di loro risero. Rob, dovremmo andarcene, disse Dino, posandomi una mano sulla spalla. Non devi sopportare questo. Ma non riuscivo a muovermi. Rimasi seduto a fissare quel segnaposto, sentendo riaffiorare tutte le insicurezze che avevo sepolto per 28 anni. Le notti in cui andavo a letto affamato perché Tyler potesse fare il bis a cena. Le volte in cui avevo indossato gli stessi scarponi da lavoro consumati per 3 anni perché Tyler aveva bisogno di vestiti nuovi per la scuola. I colloqui genitori-insegnanti in cui gli altri padri arrivavano in giacca e cravatta mentre io entravo, direttamente dalla fabbrica, con le mani ancora macchiate di grasso dei macchinari. Avevo pensato che i miei sacrifici contassero. Avevo pensato che crescere Tyler, amarlo, esserci per ogni ginocchio sbucciato, ogni incubo, ogni momento di orgoglio mi rendesse il suo vero padre. Ma per quelle persone ero solo un operaio manutentore con bassa istruzione e, peggio ancora, un padre finto. L'insulto ferì più a fondo di qualunque cosa Angela avesse fatto quando ci aveva abbandonati. Almeno lei era stata onesta nel dire che non voleva essere una madre. Queste persone mi stavano dicendo che tutto ciò che avevo dato a Tyler per 28 anni non contava, perché non avevo i titoli giusti, il lavoro giusto, le origini giuste. Devo andarmene da qui, dissi piano, alzandomi. Papà, aspetta. La voce di Tyler tagliò il rumore del ricevimento.
Mi voltai e lo vidi venire verso di me, e capii che aveva visto il segnaposto. Era pallido, la mascella tesa da un'emozione che non riuscivo a decifrare. Tyler, mi dispiace, dissi in fretta. Non voglio rovinare il tuo matrimonio. Torno semplicemente a casa. Lui guardò il segnaposto nella mia mano, poi i suoi nuovi suoceri al tavolo d'onore. Patrizia Morrison ci osservava ancora con quel sorriso soddisfatto. Carlo si era già voltato di nuovo verso la sua conversazione con un giudice, liquidandoci. Tyler prese il segnaposto dalla mia mano e lo lesse lentamente. Quando alzò lo sguardo, aveva gli occhi pieni di lacrime. Papà, andiamo a casa. Cosa? No, Tyler. Questo è il tuo matrimonio. Non puoi andartene dal tuo stesso matrimonio. Guardami. Si voltò verso il tavolo d'onore e alzò la voce. Vanessa, dobbiamo parlare adesso. Il ricevimento piombò nel silenzio. 300 invitati smisero di mangiare, bere, parlare. Tutti gli sguardi si posarono su di noi. Vanessa si alzò lentamente, la confusione che le attraversava il volto. Tyler, che succede? Lui sollevò il segnaposto. Lo sapevi? L'espressione di Vanessa passò dalla confusione alla comprensione, poi all'orrore. Oh mio Dio, Tyler, no. Te lo giuro, non lo sapevo. Ma tua madre sì. La voce di Tyler ora era fredda, una rabbia controllata che sostituiva lo shock iniziale. Vero? Patrizia Morrison si alzò in piedi, il sorriso che non vacillava mai. Tyler, tesoro, non c'è bisogno di fare una scenata. È solo uno scherzo. Un po' di umorismo per alleggerire l'atmosfera. Uno scherzo. La voce di Tyler si alzò. Hai chiamato mio padre finto. Hai insultato l'uomo che mi ha cresciuto, che ha sacrificato tutto per me, che mi ha insegnato cosa sono il vero amore e il vero impegno. Carlo Morrison si schiarì la gola. Ora, figliolo, cerchiamo di essere ragionevoli. Abbiamo pagato noi questo matrimonio. Ti abbiamo accolto nella nostra famiglia. Ci siamo limitati a riconoscere alcune verità sui contesti di istruzione e di provenienza. Verità? Tyler rise, un suono amaro che non gli avevo mai sentito prima. Vuoi parlare di verità? Ecco la verità. Mio padre ha lavorato 60 ore alla settimana per tenermi un tetto sopra la testa. Ha imparato a cucinare perché avevo allergie alimentari e non potevamo permetterci un dietista. Ha imparato da solo algebra e trigonometria guardando video su internet per potermi aiutare con i compiti. Non ha mai saltato nemmeno un solo colloquio genitori-insegnanti, nemmeno uno, anche quando significava perdere salario al lavoro. Si avvicinò al tavolo d'onore, la sua voce che risuonava nella sala del ricevimento ormai silenziosa. E sapete qual è la vera verità? Mio padre ha fatto tutto questo senza una laurea, senza i soldi della famiglia, senza nessuno dei vantaggi che voi date per scontati. L'ha fatto perché mi amava, perché ha scelto me. Perché essere padre non ha a che fare con la biologia, o con i titoli, o con lo status sociale. Ha a che fare con l'esserci ogni singolo giorno, non importa quanto diventi difficile. Vanessa stava piangendo ormai. Tyler, mi dispiace tantissimo. Non sapevo che avrebbero fatto una cosa del genere. Forse tu no, disse Tyler, e la sua voce si addolcì leggermente. Ma la tua famiglia sì, ed è chiaro che non rispetta la persona che sono né da dove vengo. Si voltò di nuovo verso di me. Papà, facevo sul serio. Andiamo a casa. Tyler, per favore, dissi piano. Non buttare via il tuo matrimonio per questo. Possiamo parlarne più avanti. Non c'è niente di cui parlare più avanti. Si tolse la giacca dello smoking e la appoggiò sullo schienale di una sedia. Queste persone mi hanno appena mostrato esattamente chi sono, e io non passerò la mia vita a chiedere scusa per il fatto che mio padre è l'uomo migliore che abbia mai conosciuto, indipendentemente dal suo livello di istruzione o dal suo titolo di lavoro. Preston Morrison si alzò in piedi, il volto rosso. Stai facendo un errore,
Tyler, ad allontanarti da questa famiglia, da queste conoscenze. Hai idea di cosa potremmo fare per la tua carriera? Non voglio niente di quello che potete fare per la mia carriera, rispose Tyler, piatto. Ho costruito la mia azienda da solo. E continuerò a costruirla da solo. Tyler aveva ancora molto da dire, ma ho bisogno che sentiate cosa è successo dopo. Se questa storia vi sta dando qualcosa, se vi sta facendo riflettere su ciò che conta davvero nella vita, premete quel pulsante di iscrizione. Scrivete un commento su una volta in cui qualcuno ha sottovalutato voi o una persona che amate. E mettete un mi piace a questo video così più persone potranno ascoltare la storia di Tyler. E ricordate che il valore non si misura in titoli di studio o conti in banca. Ora, torniamo a quello che è successo a quel matrimonio. Tyler mi raggiunse e mi prese per il braccio. Andiamo, papà. Ce ne andiamo. Tyler, no, disse Vanessa, scendendo dal tavolo d'onore. Per favore, non farlo. Possiamo sistemare le cose. Farò chiedere scusa ai miei genitori. Possiamo far togliere quell'orribile segnaposto. Non riguarda solo il segnaposto, Vanessa, disse Tyler, e nella sua voce sentii il dolore. Riguarda quello che rappresenta. La tua famiglia guarderà sempre mio padre dall'alto in basso. Lo vedrà sempre come qualcuno che vale meno, come qualcosa di cui vergognarsi, e io non vivrò la mia vita fingendo che questo sia accettabile. La voce di Carlo Morrison divenne gelida. Se esci da qui, Tyler, stai buttando via più di questo matrimonio. Stai buttando via tua moglie, il tuo futuro con questa famiglia, potenzialmente i tuoi rapporti professionali. Ne vale davvero la pena per qualche sentimento ferito? Tyler guardò il suo nuovo suocero con qualcosa che somigliava alla pietà. Signor Morrison, il fatto che lei possa fare una domanda del genere mi dice tutto quello che devo sapere sui suoi valori. Sì, ne vale la pena. Mio padre ne vale la pena. Ne è sempre valsa la pena. Uscimmo insieme, Tyler ancora in abito da sposo, senza la giacca. Io con il mio completo a noleggio che non mi stava bene. Dietro di noi, 300 invitati rimasero seduti in un silenzio sbalordito. Potevo sentire Vanessa piangere. Potevo sentire la voce tagliente di Patricia Morrison iniziare a costruire la sua versione dei fatti. Potevo sentire i sussurri che cominciavano. Nel parcheggio, Tyler si fermò accanto al mio vecchio camioncino e rise. Davvero rise. Sai una cosa, papà? Non mi sono mai sentito così sicuro di nulla in tutta la mia vita. Tyler, te ne sei appena andato dal tuo matrimonio. Lo so. Alzò lo sguardo verso il cielo della sera. E mi sembra la prima cosa onesta che abbia fatto da mesi. Tornammo in macchina fino al mio appartamento sopra la ferramenta Murphy, entrambi in silenzio. Continuavo ad aspettarmi che Tyler si pentisse della sua decisione, che si rendesse conto di cosa aveva buttato via. Ma quando arrivammo a casa e preparai il caffè come avevo sempre fatto, con la mia vecchia caffettiera per colazione che impiegava un'eternità ma faceva il caffè migliore, Tyler si sedette al nostro piccolo tavolo della cucina e sorrise. Questo, disse, guardandosi intorno nell'appartamento angusto dove l'avevo cresciuto. Questa è sempre stata casa. Non quella villa, non quella sala ricevimenti. Questo posto, con te. Quella notte non dormii. Continuai a rivivere il ricevimento, il segnaposto, il discorso di Tyler, l'uscita. Pensai a Vanessa che piangeva, al matrimonio finito prima ancora di cominciare davvero. Pensai alle conseguenze che Tyler avrebbe affrontato per aver scelto me invece della famiglia Morrison e delle loro conoscenze, ma più di tutto pensai a ciò che aveva detto. Essere padre non ha a che fare con la biologia, o con i titoli, o con lo status sociale. Ha a che fare con l'esserci ogni singolo giorno. La mattina seguente mi svegliai con il telefono che squillava. Erano le 6 del mattino e avrei dovuto essere in fabbrica, ma avevo chiamato per dire che ero malato per la prima volta in 5 anni. Il numero era sconosciuto. Signor Hayes, sono Jennifer Mitchell di Morrison & Associates.
Sono l'assistente esecutiva del signor Carlo Morrison. Mi sigillò lo stomaco. Eccolo. La causa legale, le molestie, qualunque vendetta i Morrison avessero pianificato. La chiamo perché questa mattina c'è stato un incidente nello studio e riguarda suo figlio Tyler. Potrebbe venire in centro immediatamente? Mi infilai dei vestiti addosso e guidai fino all'edificio della Morrison & Associates, la mente che correva tra mille possibilità. Tyler era andato a confrontarsi con loro? Avevano sporto denuncia per qualcosa? Vanessa aveva fatto un gesto disperato. Lo studio legale occupava 3 piani di una torre di vetro in centro. Non c'ero mai stato prima. L'atrio era tutto marmo e arte moderna, un posto in cui i miei scarponi da lavoro sembravano una violazione. Jennifer Mitchell mi incontrò davanti all'ascensore. Una donna professionale sui 40 anni che mi guardò con qualcosa che poteva essere compassione. Signor Hayes, grazie per essere venuto così rapidamente. Tyler è nella sala conferenze principale con i soci. C'è stato uno sviluppo significativo riguardo agli eventi di ieri. Mi guidò attraverso un labirinto di corridoi fiancheggiati da opere d'arte costose e targhe che annunciavano varie vittorie legali. La sala conferenze aveva finestre a tutta altezza che davano sulla città. Attorno a un tavolo enorme sedevano Carlo Morrison, Patrizia Morrison, altri 3 soci che non riconobbi e Tyler. C'era anche Vanessa, seduta il più lontano possibile dai genitori. Aveva gli occhi arrossati dal pianto. Roberto, disse Carlo Morrison, alzandosi quando entrai. La sua voce era diversa da quella del giorno prima, più bassa, più controllata. Grazie per essere venuto. Che succede? Guardai Tyler, stai bene? Sto bene, papà. Tyler indicò una sedia vuota. Siediti. Devi sentire questo. Una delle altre socie, una donna di nome Elena Rodriguez, secondo il suo segnaposto, solo il suo nome, niente di offensivo, si schiarì la gola. Signor Hayes, sono la socia amministratrice di questo studio. Ieri sera, dopo l'incidente al matrimonio, ho ricevuto una telefonata preoccupante da Tyler riguardo a comportamenti discriminatori da parte dei dirigenti dello studio nei suoi confronti. Questa mattina, continuò, ho condotto una revisione d'emergenza della situazione. Quello che ho scoperto è che l'episodio del segnaposto non è stato un caso isolato. Faceva parte di un modello di discriminazione e comportamento ostile che viola non solo le politiche etiche del nostro studio, ma potenzialmente anche diverse norme sul lavoro e sui diritti civili. Il volto di Carlo Morrison diventò rosso. Elena, questa è una questione familiare. Non c'è bisogno di coinvolgere lo studio. È diventata una questione dello studio, rispose Elena seccamente, quando ho usato risorse dello studio per creare quel segnaposto. Quando ho usato la sua posizione di socio senior per fare pressione sull'organizzatore del matrimonio affinché lo mettesse in atto, e quando ha fatto dichiarazioni ad altri soci sull'idoneità di Tyler ad essere associato a questo studio basandosi sul livello di istruzione e sull'occupazione di suo padre. Guardai Tyler. Che cosa hai fatto? Ho documentato tutto, disse Tyler piano. Ogni conversazione in cui veniva fuori il tuo nome, ogni commento sarcastico sul tuo lavoro, ogni volta che suggerivano che dovessi vergognarmi delle mie origini. Ho registrato la conversazione di ieri nel parcheggio, in cui Patrizia ha dichiarato esplicitamente che avere un padre operaio avrebbe limitato il mio accesso al loro ambiente sociale. È una registrazione illegale, protestò Carlo. L'Illinois è uno stato a consenso di una sola parte, rispose Tyler. Sono nei miei diritti. Elena Rodriguez continuò. Inoltre, Tyler mi ha portato a conoscenza del fatto che lo studio ha recentemente negato un contratto importante alla sua azienda tecnologica, specificamente perché Carlo Morrison riteneva che sarebbe stato un danno di immagine per lo studio essere associato a qualcuno con il presunto background discutibile di Tyler. Cosa? Vanessa guardò suo padre sconvolta. Papà, hai fatto perdere a Tyler quel contratto? Mi avevi detto che lo studio aveva deciso di scegliere un'azienda tecnologica più grande. Carlo rimase in silenzio.
Il contratto in questione, disse Elena, aveva un valore di circa $2.300.000 su 3 anni. L'azienda di Tyler era il miglior offerente in termini di qualifiche, ma Carlo ha usato la sua posizione per indirizzare il contratto altrove. Questo non è solo poco etico. È una potenziale interferenza illecita nei rapporti commerciali. La stanza cadde in un silenzio assoluto. Elena guardò direttamente Carlo e Patrizia. A partire da questa mattina, entrambi siete sospesi in via amministrativa in attesa di un'indagine completa. Il comitato etico dello studio esaminerà non solo l'incidente di ieri, ma anche il modello più ampio di comportamento discriminatorio. A seconda dei risultati, potreste affrontare una sospensione, il licenziamento o, nel caso peggiore, procedimenti di radiazione dall'albo. Patrizia parlò finalmente, la voce tremante. È assurdo. Abbiamo pagato noi quel matrimonio. Abbiamo accolto Tyler nella nostra famiglia. Un piccolo scherzo al ricevimento, e ora le nostre carriere sono in pericolo. Mamma, disse Vanessa piano. Non era uno scherzo e non era una cosa da poco. Avete umiliato deliberatamente l'uomo che ha cresciuto mio marito. Avete usato la vostra posizione e i vostri soldi per farlo sentire senza valore in quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa. Lo studio ha una reputazione da difendere, continuò Elena. Rappresentiamo clienti di ogni estrazione socio-economica. Non possiamo permetterci soci senior che dimostrino pregiudizi verso i lavoratori manuali, che credano che istruzione e ricchezza determinino il valore di una persona, o che usino il proprio ruolo per punire chi ritengono inferiore. Io rimasi seduto lì ad assimilare tutto questo. Tyler aveva dichiarato guerra ai suoi nuovi suoceri, aveva messo a rischio le loro carriere, aveva potenzialmente distrutto il suo matrimonio prima ancora che iniziasse davvero. Tyler, dissi piano. È troppo. Non dovevi farlo. Sì che dovevo, papà. Mi guardò con una certezza assoluta. Tu hai combattuto per me per 28 anni. È ora che io combatta per te. Elena Rodriguez si rivolse a me. Signor Hayes, lo studio desidera porgerle delle scuse formali a nome di questi soci. Inoltre, siamo pronti a discutere un risarcimento per il danno emotivo causato dall'incidente di ieri. Non voglio un risarcimento, dissi. Voglio solo rispetto. Lo ha, rispose Elena con fermezza. Da parte di questo studio, da parte mia, e da parte di tutti in questa stanza che capiscono che essere un buon padre non ha nulla a che fare con lauree o titoli professionali. La riunione proseguì per un'altra ora, tra dettagli e passi successivi, ma io smisi di ascoltare davvero. Guardavo Tyler e Vanessa dall'altra parte del tavolo. Non sedevano insieme, ma continuavano a lanciarsi sguardi, e vedevo qualcosa passare tra loro. Dolore, sì, ma anche comprensione. Alla fine, Elena chiuse la riunione. Carlo e Patrizia se ne andarono senza dire una parola, con l'umiliazione che li avvolgeva completamente. Gli altri soci salutarono con cortesia. Alla fine restammo solo io, Tyler, Vanessa ed Elena. Tyler, disse Vanessa a bassa voce. Possiamo parlare in privato? Tyler mi guardò. Io annuii. Vai pure, figliolo. Ti aspetto nella hall. In realtà, disse Elena, signor Hayes, potrei parlarle un momento nel mio ufficio? La seguì lungo un altro corridoio fino a un ufficio ad angolo che riusciva a essere allo stesso tempo imponente e accogliente. Elena mi fece cenno di sedermi. Signor Hayes, volevo chiederle scusa personalmente, non solo per quello che è successo al matrimonio, ma per il fatto che la cultura del nostro studio abbia permesso a soci come Carlo Morrison di mantenere certi atteggiamenti per così tanto tempo. Non è colpa sua, dissi. Invece sì, rispose lei. Sono la socia amministratrice. Creare un ambiente inclusivo è una mia responsabilità. Quello che le è successo ieri è inaccettabile, ed è accaduto perché non ho prestato abbastanza attenzione ai segnali d'allarme. Prese una cartellina. Ho esaminato l'azienda di Tyler. Il suo lavoro è eccezionale.
Lo studio avrebbe dovuto essere grato di collaborare con lui, non usare le sue origini come motivo per negargli opportunità. Tyler è brillante, dissi. Lo è sempre stato. Quello l'ha preso da sua madre. Angela era intelligente, semplicemente non riusciva a reggere la responsabilità della genitorialità. Elena sorrise. Da quello che ho visto, l'etica del lavoro e la determinazione le ha prese da suo padre. Sono qualità che valgono più di qualsiasi laurea. Parlammo ancora per qualche minuto del più e del meno. Quando tornai finalmente nella hall, trovai Tyler e Vanessa seduti insieme su un divano, che si tenevano per mano e parlavano sottovoce. Alzarono lo sguardo quando mi avvicinai. Papà, disse Tyler, Vanessa e io abbiamo parlato. Vogliamo rifare il matrimonio, disse Vanessa. Questa volta nel modo giusto. Una cerimonia piccola, solo con le persone che contano davvero. Niente location costose, niente lista di invitati pretenziosa, niente segnaposto se non quelli che dicono ciò che conta davvero. Famiglia. Ne siete sicuri? Chiesi. Ieri è stato piuttosto definitivo. Ieri, disse Tyler, riguardava fare una dichiarazione. Oggi riguarda fare una scelta. E io scelgo Vanessa, ma scelgo anche te, papà. Ho smesso di fingere che queste due cose siano in conflitto. Vanessa annui. I miei genitori hanno sbagliato. Completamente, imperdonabilmente. Ma Tyler ha ragione su ciò che conta. Mi sono innamorata di lui sapendo da dove veniva, conoscendo la sua storia. Avrei dovuto esserne orgogliosa, non permettere ai miei genitori di farmene vergognare. I tuoi genitori stanno affrontando conseguenze serie, feci notare. Se le meritano, disse Vanessa con fermezza. Quello che hanno fatto è stato crudele e discriminatorio. Ma questo non significa che Tyler e io non possiamo costruire qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. 3 settimane dopo, tenemmo una piccola cerimonia nel giardino di mio fratello Dino. 50 invitati, la maggior parte persone della classe lavoratrice che conoscevano Tyler da quando era un bambino. La wedding planner fu la signora Patterson, che organizzò tutto con una precisione militare e un amore materno. La torta arrivò dalla pasticceria Martinez, dove avevo comprato le torte di compleanno per 28 anni. La musica era affidata a una band che di solito suonava nella sede del sindacato locale. Il mio segnaposto sul tavolo diceva semplicemente: Roberto Hayes, padre dello sposo. Tyler fece un discorso che fece piangere tutti. Parlò della differenza tra l'esserci davvero e il mettersi in mostra, tra la ricchezza reale e il vero valore. Mi ringraziò per avergli insegnato che il carattere non si costruisce nelle scuole eleganti o nei lavori prestigiosi, ma nelle scelte quotidiane di fare la cosa giusta per le persone che ami. Parlò anche Vanessa. Si scusò pubblicamente per il comportamento della sua famiglia e annunciò che stava lasciando la Morrison & Associates per avviare uno studio tutto suo, concentrato sulla difesa dei lavoratori nei casi di discriminazione sul lavoro. Il suo primo incarico sarebbe stato battersi per un trattamento migliore degli addetti alla manutenzione in un certo stabilimento manifatturiero. Carlo e Patricia Morrison non parteciparono. Erano ancora in sospensione amministrativa, ad affrontare revisioni etiche che con ogni probabilità avrebbero posto fine alle loro carriere nello studio. Preston Morrison inviò un regalo con un biglietto che diceva semplicemente: Avevo torto. Congratulazioni a entrambi. L'indagine avviata da Elena Rodriguez finì per portare alla luce anni di pratiche discriminatorie alla Morrison & Associates. 3 soci senior furono costretti ad andarsene. Lo studio introdusse una formazione obbligatoria sui pregiudizi e creò una nuova iniziativa sulla diversità. Assunsero perfino un consulente per rivedere le pratiche di assegnazione dei contratti, assicurandosi che le decisioni fossero basate sul merito e non sulle conoscenze sociali. E l'azienda di Tyler, senza le interferenze di Carlo Morrison, cominciò a farsi conoscere per la qualità del suo lavoro. Nel giro di 6 mesi ottenne 3 contratti importanti, incluso uno con uno studio legale che voleva aggiornare i propri sistemi tecnologici. La Morrison & Associates finì persino per assumerlo sotto la guida di Elena Rodriguez,
pagandolo in modo equo e trattandolo con rispetto. Io tornai al mio lavoro in fabbrica. Stesso turno del mattino, stessa squadra, stesse macchine. Ma qualcosa era cambiato. I ragazzi avevano sentito parlare del matrimonio, del discorso di Tyler, del fatto di aver tenuto testa ai ricchi che ci guardavano dall'alto in basso. Divenne un motivo di orgoglio. Non eravamo solo addetti alla manutenzione. Eravamo padri e figli e fratelli che c'erano ogni giorno, che costruivano, riparavano, creavano, che tenevano insieme le famiglie con mani callose e cuori determinati. Tyler e Vanessa costruirono un buon matrimonio. Comprarono una casa modesta in un quartiere di classe media, a metà strada tra i loro uffici. Cenavano come ogni domenica e Vanessa imparò a cucinare le ricette di maccheroni al formaggio che avevo perfezionato in 28 anni. Mi chiamò papà entro 6 mesi, e capii che lo diceva sul serio. La cosa buffa di quel segnaposto, quell'insulto da operaio con bassa istruzione, padre finto, pensato per sminuirmi, è che finì per dimostrare esattamente tutto ciò che cercava di negare. Perché quando Tyler rinunciò a ricchezza, prestigio e status sociale per stare al mio fianco, mostrò al mondo che aspetto a un vero rapporto tra padre e figlio. L'istruzione non ti rende un genitore. I soldi non ti rendono un padre. L'esserci sì. Il sacrificio sì. Amare qualcuno abbastanza da mettere i suoi bisogni sopra il tuo comfort. Questo fa una famiglia. Conservo ancora quel segnaposto. Lo tengo nella cassetta degli attrezzi al lavoro, proprio accanto al biglietto per la festa del papà che Tyler mi fece quando aveva 6 anni. Disegni a pastello, troppa colla e le parole miglior papà del mondo scritte abbastanza sbagliate da essere perfette. Entrambi mi ricordano la stessa verità. Il valore non è determinato da titoli di studio, ricchezza o status sociale. Il valore si misura nei momenti, nei sacrifici fatti e nell'amore dato, nella scelta di esserci giorno dopo giorno, anche quando è difficile. Carlo Morrison aveva prestigio, ricchezza e tutti i simboli del successo. Ma quando arrivò il momento di mostrare il vero carattere, fallì. Tyler, cresciuto in un appartamento con 2 camere da un operaio di fabbrica, sapeva esattamente chi era e cosa contava. Quella differenza non veniva dall'istruzione o dal denaro. Veniva dai valori, dall'integrità, dalle lezioni quotidiane apprese in una casa dove l'amore era l'unico lusso che potevamo permetterci. Il mese scorso Tyler mi ha chiamato con una notizia. Vanessa era incinta. Diventerò nonno. E quando Tyler me lo ha detto una cosa che non dimenticherò mai. Papà, stavo pensando a che tipo di padre voglio essere. E ho capito che ho già l'esempio perfetto. Mi hai insegnato che essere papà non significa dare a tuo figlio tutto quello che vuole. Significa essere tutto ciò di cui tuo figlio ha bisogno. Quel bambino crescerà con vantaggi che io non avrei mai potuto dare a Tyler: fondi per l'università, lezioni di musica, vacanze in famiglia. Ma spero che Tyler insegni anche a lui ciò che io ho insegnato a lui. Che la vera ricchezza si misura nel tempo condiviso, nella presenza, nella scelta di continuare a esserci anche quando il mondo ti dice che non sei abbastanza. Perché la verità è che io sono sempre stato abbastanza. Non per la mia istruzione, o per il mio lavoro, o per il mio conto in banca. Ero abbastanza perché ho amato mio figlio con tutto me stesso. E gli ho insegnato, con l'esempio, che il valore nasce dal carattere, non dai titoli. La famiglia Morrison ha perso la propria posizione nello studio, ha perso la reputazione, ha perso l'influenza, tutto perché non è riuscita a vedere che la cosa più preziosa in quel ricevimento di nozze non erano i lampadari di cristallo, né lo champagne costoso, né gli abiti firmati. Era il rapporto tra un padre e un figlio, costruito in 28 anni di sacrificio e amore. E alla fine Tyler ha scelto quel rapporto sopra ogni altra cosa che loro offrivano. Ha scelto me. Non perché fossi impressionante, istruito o ricco, ma perché ero vero. Perché il nostro legame era costruito sulla verità, sulla presenza, sulla devozione quotidiana. Questo è l'aspetto di una vera famiglia. Non segna posto, titoli e status sociale.
Una vera famiglia è un operaio di fabbrica che cresce un figlio in un appartamento con 2 camere, insegnandogli che il carattere conta più della classe sociale, che esserci conta più del mettersi in mostra. Che l'amore è l'unica moneta che conta davvero. Quindi a Carlo e Patrizia Morrison, ovunque si trovino ora, con carriere ridimensionate e reputazioni danneggiate, ho solo questo da dire. Grazie. Grazie per quel segnaposto. Grazie per aver reso il vostro disprezzo così evidente da costringere mio figlio a scegliere tra il vostro mondo e il nostro. Perché la sua scelta, quel giorno, di allontanarsi dal vostro matrimonio, dai vostri soldi e dal vostro prestigio per stare al mio fianco, ha dimostrato qualcosa che ho sempre creduto ma a volte ho dubitato. L'ho cresciuto bene. E questo vale più di tutte le lauree, la ricchezza e lo status sociale del mondo. Mi chiamo Roberto Hayes. Ho 52 anni. Lavoro come supervisore alla manutenzione alla Riverside Manufacturing e sono il padre più orgoglioso che sia mai esistito. Non perché mio figlio abbia successo, anche se ce l'ha. Non perché abbia sposato bene, anche se Vanessa si è rivelata una donna meravigliosa. Sono orgoglioso perché, quando contava davvero, Tyler sapeva esattamente chi fosse il suo vero padre. E nessun segnaposto, nessuna quantità di denaro, nessuna famiglia in cerca di scalata sociale potrà mai cambiare questa verità. Se questa storia ti ha toccato, se ti ha fatto pensare alle persone della tua vita che ci sono state per te, indipendentemente dai loro titoli o dal loro status, condividila. Lascia un commento su qualcuno che ti ha amato non con la ricchezza, ma con la presenza. E ricorda, le cose migliori della vita non si misurano in lauree o in denaro. Si misurano in momenti, in sacrifici, nella scelta di continuare ad amare anche quando il mondo ti dice che non sei abbastanza. Perché sei abbastanza. Lo sei sempre stato.